Ciao a tutti e bentornati sul canale di Classe Italiana, la scuola su misura per te. Sono Diana e oggi parliamo di connettivi. Dopo questo video entrate in descrizione e cliccate sul link per fare un po' di pratica con l'attività che ho pensato per voi. C'è connettivo e connettivo. Siete pronti per la lezione di oggi? Bene, cominciamo. I connettivi. Che cosa significa connettivo? Qualcosa che connette, che unisce, che mette insieme due parti. Oggi noi vediamo un gruppo di connettivi che uniscono una frase principale e una frase dipendente. Ho ricevuto recentemente questo messaggio da uno studente straniero che cerca una scuola nuova per provare un insegnamento diverso su misura per il suo bisogno. Guardate che cosa mi ha scritto. Non mi sento sicuro quando parlo italiano, anche se lo studio da tanti anni. Nonostante io sia molto bravo a scrivere, non mi sento molto soddisfatto di me. Io non sono veloce a parlare e questo non mi piace, sebbene i miei amici siano molto pazienti con me. Vorrei trovare la sicurezza che adesso non ho, benché io sia un perfezionista. Malgrado io possa sembrare molto bravo, ho davvero bisogno di aiuto. Beh, che dire, lo aiutiamo? Certo, sono sicura che potrà migliorare molto. Abbiamo già prenotato un incontro gratuito per provare. Volete provare anche voi? Prenotate un incontro gratuito con il link in descrizione. Ma mentre aspettiamo l'occasione di incontrarci, usiamo il messaggio di questo studente per cominciare a conoscere meglio i connettivi, un gruppo di connettivi. Si chiamano connettivi concessivi. Che cosa significa? Cominciamo a conoscerli e lo capiremo. Guardiamo la prima frase. Qual è il connettivo? Anche se. Esatto. La frase principale è non mi sento sicuro e la frase dipendente sta dopo il connettivo anche se. Che cosa significa questo connettivo concessivo? Il ragazzo dice io studio italiano da tanto tempo e questo è un fatto reale. Il risultato logico dovrebbe essere parlo italiano in modo fluente. E invece lui dice non mi sento sicuro. E questa è una conseguenza che fa opposizione con il fatto reale, cioè con il fatto che il ragazzo studia da tanto tempo. Quindi è una conseguenza, è un risultato che non è logico. I connettivi concessivi si usano proprio quando vogliamo parlare di un fatto reale con una conseguenza che non è logica. Nel parlato normalmente le persone, gli italiani, preferiscono costruire la frase in modo più semplice. Per esempio, la frase scritta del ragazzo non mi sento sicuro quando parlo italiano anche se lo studio da tanti anni, nel parlato informale diventa studio italiano da tanti anni ma non mi sento sicuro. È più semplice, vero? E si vede bene l'opposizione tra il fatto reale studio italiano da tanti anni e la conseguenza o il risultato in opposizione non mi sento sicuro. Bene, abbiamo capito a che cosa serve un connettivo concessivo come anche se. Adesso andiamo avanti a cercare gli altri connettivi concessivi e ad analizzare come si usano. Vediamo la prossima frase. Nonostante io sia molto bravo a scrivere, non mi sento molto soddisfatto di me. Qual è il connettivo? Nonostante, esatto. E che cosa significa questa frase? Sono molto bravo a scrivere, ma non mi sento molto soddisfatto di me. Quindi il nuovo connettivo, nonostante, ha esattamente la stessa funzione di anche se. Però sono sicura che avete notato una differenza. Quale? Il verbo. Con anche se c'è studio e con nonostante c'è sia. Che differenza c'è? Il modo, perfetto. Studio è indicativo presente, sia è congiuntivo presente. Quindi la funzione di nonostante e anche se è uguale, ma la struttura della frase è differente. Andiamo avanti e vediamo quali sono gli altri connettivi concessivi e se sono simili ad anche se
o simili a nonostante. Frase 3. Qual è il connettivo? Sebbene. Posso dire: i miei amici sono molto pazienti con me, ma io non sono veloce a parlare italiano e questo non mi piace. Certamente, lo posso dire, quindi il significato adesso per voi è chiarissimo. E la struttura? Sebbene è come anche se o come nonostante? Come nonostante, infatti c'è siano, anche sebbene usa il congiuntivo. Siamo diventati bravissimi e velocissimi. Per la prossima frase, che cosa pensate? Qual è il connettivo concessivo? Benché. E è del gruppo di anche se o del gruppo di nonostante? C'è il congiuntivo presente sia, quindi è del gruppo di nonostante e sebbene. Perfetto. E l'ultimo? Qual è l'ultimo connettivo? Malgrado. E in quale gruppo lo mettiamo? Quello di nonostante, sebbene, benché? O quello di anche se? Nonostante, sebbene e benché, perché c'è il congiuntivo presente possa. Ottimo lavoro! Quindi abbiamo studiato 5 connettivi concessivi. Uno si usa con l'indicativo e 4 si usano con il congiuntivo. Sono tutti sinonimi, quindi hanno lo stesso significato. La funzione è per tutti introdurre una frase dipendente, quindi una frase subordinata, che parla di una conseguenza o di un risultato in opposizione con la frase principale. E abbiamo anche imparato che nella lingua parlata informale, in un contesto non molto controllato, possiamo usare la struttura coordinata con il ma, come studio italiano da tanti anni, ma non mi sento sicuro. Invece, nella lingua scritta e in un contesto parlato più controllato, preferiamo usare la struttura subordinata con il connettivo concessivo, come per esempio: non mi sento sicuro quando parlo italiano anche se lo studio da tanti anni, o nonostante sia molto bravo a scrivere, non mi sento molto soddisfatto di me, quindi con l'indicativo o con il congiuntivo. Un'ultima osservazione velocissima. Avete notato l'ordine delle frasi, principale e dipendente? L'italiano per questo è molto flessibile. Come vedete, la principale, la frase verde, può essere la prima frase o la seconda frase. Non importa. Perfetto. E adesso? Tocca a voi fare un po' di pratica con questi connettivi concessivi. Cliccate sul link che trovate in descrizione sotto al video ed entrate nelle attività gratuite di Classe Italiana. Per fare l'attività c'è connettivo e connettivo. E provate anche voi una lezione gratuita su misura per il vostro bisogno. Cliccate sul link in descrizione e scegliete il giorno e l'orario. Vi aspetto! Grazie per aver studiato con me. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.